Iris di Mascagni è un'opera assolutamente visionaria per molte ragioni. La prima di mio particolare interesse è quella musicale. Chi non la conosce scoprirà un Mascagni leggermente diverso da quello di Cavalleria Rusticana, così italiano, così quintessenzialmente mediterraneo, con questa vicenda siciliana espressa alla stessa maniera in musica con grande proprietà. Qui abbiamo un Giappone, ma non è il Giappone che pochi anni dopo sarà il Giappone musicale di Puccini, che cerca un certo realismo citando brani effettivamente giapponesi, pezzi di canzoni popolari del sollevante. Con Iris abbiamo un mondo totalmente inventato che si muove nell'ambito del decadentismo europeo, una sensibilità poetica floreale ma di fiori un po' guasti, quasi morti. Si respira un'atmosfera a tratti velenosa in quest'opera estremamente oscura, che parla in fin dei conti di innocenza tradita e traviata per certi versi, e di un mondo che non riesce a riconoscere la bellezza e l'innocenza, ma anzi prova con grande cattiveria a rovinarla e a distruggerla. Mascagni soffrì leggermente del grande successo di Cavalleria Rusticana perché molti critici dissero che era stato bravo e fortunato a scegliere il soggetto, questa tragedia di Verga così teatralmente efficace e con questa vicenda che non può non appassionare, questa storia di corna e di gelosia e di passioni violentissime. Così per certi versi Mascagni, dalla sua seconda opera in poi, ha quasi cercato dei soggetti fuori dal comune e fuori dal sensazionalismo teatrale, proprio per cercare di mettere in musica dei soggetti, tra virgolette, deboli, per poter dimostrare la sua valenza di musicista. Lui diceva di essere in grado di mettere in musica anche l'elenco del telefono, e se prendiamo un'opera come L'Amico Fritz, che ha un libretto terribile, una vicenda abbastanza sciocca, come la definì Verdi, alla lettura del libretto, ebbene abbiamo però una musica veramente di grandissimo pregio. Con Iris il materiale letterario è assai più di valore, ma è organizzato in maniera molto curiosa, per cui ha una vicenda che sembra essere costruita come appunto questa vicenda di una ragazza che viene rapita, venduta, esposta come una geisha. Ci si aspetta un qualche tipo di dramma che in realtà sul più bello non avviene, e l'ultimo atto è una specie di visione onirica sospesa in questo buio che solo verso le ultime battute viene rischiarato dalla luce del sole e da un grandioso finale che si ricollega ad anello all'inizio dell'opera, questo inno del sole di splendore fonico grandioso che richiama un po' il prologo e il finale del Mefistofele di Boito, con il grande impatto di grande coro e orchestra a tutto volume. Per cui un'opera atipica che si muove tanto musicalmente quanto teatralmente in ambiti inesplorati all'epoca per la cultura italiana. Ed è un'opera che entrò subito in repertorio ed ebbe un grande giro. Venne diretta da tutti i grandi direttori dell'inizio del Novecento, a cominciare da Toscanini, che stimavano moltissimo questo titolo. Un titolo che poi è andato perdendosi, forse per il cambiare dei gusti, delle mode, chi può saperlo. Ma è un titolo che, raramente eseguito, proporremo a Torino e che trovo immancabile. Mi piacerebbe che questo festival dedicato al verismo potesse contribuire a far uscire questa speciale stagione del teatro d'opera da una nicchia in cui l'ha relegata certa critica un po' snob, come un ammasso di lavori che piacciono al pubblico, piacciono alla gente, ma perché sono piacioni, una certa gigioneria, tanto nel comporre quanto nel cantarla. In realtà questa musica arriva direttamente al cuore proprio perché è costruita con grande sapienza, da due compositori che avevano studiato attentamente non solo la tradizione italiana, ma anche tutti gli autori stranieri più in voga all'epoca, a cominciare da Wagner, e che sanno costruire
attraverso la musica, delle strutture drammaturgiche di sicuro fascino e di grandissimo impatto emotivo. Mi piacerebbe che questa nostra operazione culturale potesse riportare in auge le figure di Mascagni e di Leoncavallo, viste non più come semplicemente gli autori simbolo di due opere molto rappresentate ma di scarso valore, al contrario, come geniali autori operistici a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e che hanno ancora molto da dire, da far scoprire al pubblico più curioso.